Non mi prendere per il Q. Ma dove ce l'hai il Q? È dietro al Q. Ed è sul Q che tutto quanto si fonda, perché senza il Q ci vuole Q nella vita, d'altra parte. Allora, benvenuto, siamo in sessione. Adesso io ti sto per fare vedere che la Apollo ha due buchi del Q. Sono esattamente i buchi 3 e 4, perché se tu guardi dietro la tua Apollo Twin, dietro ha un'uscita che si chiama 3 e 4, se non vado errato, no? Se ce l'ha, quello è l'uscita Q. Se non ce l'ha, allora è solamente il Q che serve per le cuffie, ma è uguale, è la stessa cosa, perché ci sono delle cuffie che sono dei Q, ma si fanno chiamare HP perché si vergognano di essere dei Q. No, è perché headphone sta a significare headphone, ce l'ho anch'io. Nella scheda Apollo X8, in questa qui, c'è una parte che si chiama HP, sta per headphone, ok? Ora, che cos'è il Q? Parliamo del Q. Il Q è un mixer che lavora sovrapposto al tuo mixer principale, e ce ne possono essere più di uno di questi mixer sovrapposti, quindi il Q1, il Q2, il 3, il 4, a seconda di quanti sono disponibili per la tua scheda audio, nel senso della potenza della scheda audio, quella ti consente poi di attivare più o meno risorse. E poi ci sono anche gli AUX, che sono anche quelli dei mixer aggiuntivi, che però hanno delle funzioni leggermente differenti, delle funzioni in più che servono sempre in fase di mix, oppure per fare entrare dei suoni, fargli arrivare un po' di suono, poi farlo rientrare nel mix finale. Questo se usi il mixer grigio, quello che c'è sotto nella console, come mixer di riferimento. Di solito per fare il nostro mestiere, per fare voice over, noi usiamo un Q per le cuffie. Perché se usi tutto dall'uscita mix, sei costretto a tenere le casse spente. Tu dici, ma io non le uso neanche le casse. Se non usi neanche le casse, va bene. Ma allora non mi interessa, dirai, usare il Q. No, ci vuole Q, perché se fai una sessione dal vivo, tu puoi fare un mix minus da mandare al tuo cliente, cioè dove colleghi lui in modo che lui ti senta. Mix minus significa tutti i suoni meno uno. Chiaramente al tuo cliente non dovrai mandare la sua stessa voce, altrimenti tu nel tuo mixer sentirai la voce del tuo cliente, ma anche lui sentirà se stesso e diventerà difficile parlare per lui, ok? Quindi mix minus è necessario. E dove lo fai questo mix minus? Di solito su un Q. In questo momento sulla mia scheda audio io ho attivato 2 Q, vedi? Qua c'è il numerino 2, aspetta che vado in questa qua che si vede forse, non troppo, però un po' meglio, vedi? Se tu clicchi su Settings nella tua console, ti si aprirà Console Settings. Ricordo che questa cosa che c'è qui in mezzo, dove c'è scritto Volt 276, è perché la Volt 276 è questa scheda audio qui, a cui ho fatto arrivare 2 cavi che faccio uscire dai 2 buchi del Q della scheda audio Twin qui dietro. E adesso ti faccio vedere come ci si arriva a fare uscire il suono da lì. Non è difficile, no? Però gli arriva fisicamente il suono. Quello che pare a me, cioè se io adesso spengo per esempio il Q, io ho riacceso il Q e adesso tu mi senti, ok? Spengo, mi senti e riaccendo il Q e tu mi senti. Perché? Perché sto facendo arrivare il suono lì attraverso un sistema che è quello che dice come si manda il Q in uscita, dove si fa andare il Q. Il Q può viaggiare dove pare a te, ti faccio vedere. Q outputs, c'è un sacco di gente che non sa neanche che esiste questo, e se lo legge dice Q outputs, non lo voglio sapere che cos'è. E in effetti non lo sa, e quindi si trova di fronte a un pannello strano che non sa come definire. Ma che cos'è questa roba? Allora, ora zoomiamo questa roba qui. Qui tu puoi vedere che abbiamo, diciamo, dividilo in linee orizzontali, Q1 fino qua in fondo, cioè il suono esce dal Q1, che da me è questo qui, che poi ti faccio vedere ancora meglio come si gestisce nel mixer, esce il Q1 e fa questo giro fino, passa su mix, passa su mirror to output, passa su questa
parte della scheda, quindi entra qua dentro, che è una delle mie 2 schede audio, e poi va sull'altra che si chiama, in questo caso, Apollo Twin. Tu potresti avere semplicemente una singola scheda qui che si chiama Apollo Twin, Apollo, e quello che ti pare, no? Un Apollo 16, metti che hai quella, la troverai qua dentro. Io ho 2 schede unite. Quindi tutto il QE passa qui. Il Q passa attraverso questo canale. Cosa significa? Significa che io qua definisco in questo canale del QE1 che cosa fare sentire. Posso anche decidere, per esempio, di fare sentire il mix. Se lo pigio, tu non sentirai più niente. L'ho pigiato e non hai sentito più niente. Perché? Perché io avevo il mio microfono spento. Ora, se io accendo il microfono, tanto le casse le ho messe in mute, sì, ok. Ora io accendo il microfono, ok? Il mio microfono è acceso su mix, te ne accorgi perché qua sotto, vedi? Qui, ok? È acceso. Se io vado su mix, tu continui a sentirmi e mi senti in base al mix. Io posso alzare e abbassare il mix. In pratica, con questo qui, io ho detto che deve ascoltare il mix o il Q. Però per lui è sempre una linea Q. Qua c'è il Q1 che io posso dirottare. Dice, no, ma ascolta il mix, no, ma ascolta il Q. Q1 e Q2. Ce ne possono essere più di Q sovrapposti, per esempio, no? Qui c'è un Q1, qui sotto, come vedi, c'è un Q2 che corrisponde al Q2 che è su questo canale. Qui si chiama Q2, che a te in questo caso non arriva perché è quello che uso io dall'altra parte della sala per fargli arrivare le cuffie. Come faccio a fare arrivare le cuffie? Sempre attraverso Q outputs. Q outputs è quello che dice che cosa sul canale mixer aggiuntivo farà andare in questa parte della scheda. Allora, per esempio, qui sotto nel Q2 io posso attivare il suono, per esempio, per le cuffie HP1 e HP2 che sono da me qui nella Apollo X. Ti faccio vedere meglio. Qui ci sono le uscite cuffie della Apollo, ok? Qui. E qui c'è l'uscita cuffie dell'altra Apollo. Io come faccio a decidere che cosa sento in questa cuffia o in questa? Lo decido da qui. Io ho deciso che il Q2 per me sono le cuffie, ma posso spostarli in qualunque momento, perché se io sposto la cuffia qui sopra, io a questo punto sentirò il Q1 in cuffia, ok? Qui sto sentendo il Q2, la linea è questa, passa di qui. Qui sento il Q1 perché passa qua sopra. Allo stesso modo, questa è l'Apollo 8, questi due, aspetta che si vede meglio da qui, torniamo, l'Apollo 8 che sono questi due cavetti qui, le uscite cuffie. Per sentirle, per definire cosa sento in quelle uscite cuffie, devo agire in questo modo, ok? E tu dirai, bene, io però ho solamente l'Apollo Twin. Che cosa me ne frega? Ce l'ho qua. Guarda, questa. Posso decidere che sulla Apollo Twin tu potrai sentire HP, si chiama HP. Io se metto headphone, questa roba qui, io sentirò qui quello che passa nella mia cuffia, sentirò quello che passa nel QE1 che è qui. Ora, se io spengo il QE1 non mi senti tu, ma non mi sentirò nemmeno io in cuffia. Dicevo, io non sento più niente in cuffia, come non lo sentivi tu? Ma siccome io vorrei continuare a sentire in cuffia, anche quando tu non senti, io potrei fare questo gioco. Dico, Apollo X, ascolta sul QE2 le cuffie, HP sul QE2, ma è fantastico. Ora io cosa faccio? Spengo il QE1 dove tu stai ascoltando. Dicevo, e io continuo a sentirmi in cuffia, mentre tu non mi sentivi più. Ho fatto un mix minus, hai capito? Questo è già un mix minus. È una figata pazzesca, lo so che hai già capito tutto. Ora ti faccio vedere meglio, così entriamo un po' nel dettaglio, la parte sinistra della console, dove c'è menu e sotto al menu vedrai Overview, Input, Insert e Sense, cioè gli invii, Sense. Gli invii sono quelli che interessano a noi, che però troviamo anche in Overview perché chiaramente ti dà una visione generale di quello che c'è su ogni singolo canale. Ad esempio, sul microfono dove ti sto parlando qui c'è un preamplificatore, poi non c'è nient'altro negli insert, c'è un filtro passa-basso attivo sul preamplificatore, il 48 volt attivo e poi sopra il mixer principale grigio, quello che si chiama mix, questo qua si chiama mix, il grigio si chiama sempre mix, sul mix io posso vedere che sono attivi 2 Q e 2 AUX, ok? Qua c'è un AUX, qui c'è un altro, ne parleremo un'altra volta degli AUX. Oggi ci
concentriamo sui Q. Abbiamo detto che il Q1 e il Q2 io qua ce li ho aperti. Ora, abbiamo anche detto che io ti ho messo sul Q1 perché dentro a questo QE outputs il Q passa di qua, QE1 fa questa linea orizzontale. Poi ti spiego anche lo SPDIF sotto, fa questa linea orizzontale. E ho detto alla Twinix di far uscire questo suono che esce sul QE1 dalla linea 3 e 4. La linea 3 e 4 è quella che dicevamo prima che si trova qua dentro, qui sotto, questa qui. Se tu prendi la tua scheda audio, ti metto una bella immagine qua sopra che si capisca, vedrai che ci sono 2 uscite in più. 2 sono delle casse, e qui io non le sto usando perché sto usando le casse collegate sulla Apollo X8, ma tu probabilmente avrai l'uscita delle casse. Di fianco c'è scritto 3 e 4, che sono i 2 boost EQ della Apollo Twin X, quella che hai, la Apollo, quella piccolina, così anche la X4, ha quell'uscita lì. La X4 credo che abbia anche delle uscite in più, tra le altre cose. Ok? È chiaro? Ho stufato. Io da qui tutto quello che si trova in questo mixer centrale, questa roba qui, tutti questi pulsantini e questi pomelli, questi in realtà sono dei mixer come questi, che sono quelli che abbiamo visto prima qui. 1, 2, 3, 4, questa roba qui, ok? Il mix lo posso non guardare o guardare, me lo tengo sotto per sicurezza. Posso guardare il QE1 singolarmente, il QE2 singolarmente, oppure posso andare in overview e poi vederli in questo modo. Se hai uno schermo piccolino, potrebbe succedere che tu lo vedi così. Ah, è questo, quello che sì, se tu lo clicchi, vedrai che c'è la stessa identica cosa, cioè avrai gli AUX e i QE 1 e 2. Se clicchi su questo, ti fa vedere i vari QE. Poi tu ti puoi spostare con le frecce oppure andarci sopra direttamente. Come vedi, io sto parlando e il segnale mi esce su 2 mixer contemporaneamente oltre al mix. Il QE1 e il QE2, c'ho 2 Q. Ok, lo riapro un attimo in modo che si veda più esteso. Se io sposto la linea 3-4, tu per un attimo non mi sentirei più? Sì, mi sentirei ancora perché io sono collegato alla QE2. Spengo il QE2. Ma se torno qui mi senti, ok? E io se vado su HP qui, io in cuffia non sento più niente perché ho spento il QE2. Chiaramente sentirò tutti i QE2 aperti tranne quello che io ho spento. Ok? Cioè è chiaro, stufato, ok? Quindi qui in questa linea, lo guardiamo sempre in orizzontale perché il Q lavora bene in orizzontale, così dicono. Il Q se lavora in orizzontale, e io prendo il Q1, gli faccio fare il giro qua dentro e poi lo assegno. Dico, cosa ascolto di questo Q1? Dove l'ascolto? Sull'HP1 che sta per Headphone 1, nella Headphone 2, nella Headphone della mia Apollo Twin. Posso gestire e ascoltare tutti i segnali da questo. Se lo faccio con il Q2, se io per esempio andassi sul Q2 e ci mettessi linea 3 e 4 di questa Apollo Twin X, vedi che qui c'è scritto Apollo Twin X, dove faccio uscire, che segnale do alla linea 3 e 4 che sta là di dietro? Il Q1 se sta qui perché è sulla linea del Q1. Il QE2 se sta qui perché è sulla linea 3 e 4, quindi se io adesso potrei fare uscire della musica, ma non complichiamoci la vita perché dopo, ok, se io premo qui tu non senti niente, però se io adesso vedrai che riaccendo il QE2, sono sul QE2, tu mi sentirei di nuovo. Ma se apro questo torni a sentirmi perché, come dicevamo prima, abbiamo detto che la linea 3 e 4 è quella che si collega al QE2. Se lo sposto, torno qui e ti ridò il QE1. Chiaramente, essendo tutti e due aperti, a questo punto tu li senti comunque. Siccome la linea 3 e 4 è sul QE1, io posso abbassare il QE1, alzarlo e abbassarlo, e da qui faccio i volumi. Ora, facciamo finta che io stia mandando il mio suono al mio cliente. Il QE2 è la cuffia, quindi è quello che io voglio sentire. Il mio cliente mi arriva, per esempio, sul QE2, no? Io apro una sessione di... dammi un... che ne so io, adesso aspetta, vado ad aprire. Ok, era uno spot. Dove ho la cuffia? Aspetta, Io la cuffia in questo momento ce l'ho esattamente dove ce l'hai tu, quindi abbiamo il QE1. Se io alzo e abbasso questo, tu senti di più o di meno, ok?
Ora però io potrei anche volere avere un po' più di volume in cuffia di questa roba qua rispetto a quello che hai tu. Ma mi voglio abbassare la cuffia, allora mi devo spostare sul Q2 con la cuffia. E io qui sto alzando e abbassando il volume. Qui che facevo questo giochino qua, che però tu non sentivi, adesso io lo faccio qua. Fermati. Sì, va bene, zucchero, bello. Bello. Il formaggio con la pera. Mi metto esattamente dove sei tu, così sentiamo la stessa cosa. Ma se, capito? Quindi io posso sentire tutto quello che avviene nel mio computer e decidere anche che cosa non sentire oppure che cosa non mandare a qualcuno. In questo caso io a te non voglio mandare il tuo stesso suono perché arrivi da qua, io ti sento in cuffia, ok? Però devo spostarmi. Mi sento in cuffia. Ok? Io mi sento in cuffia, ma tu no. Capito? Basta. Sei vecchia, canzone vecchia di Zucchero, sì, carina, ma che palle, sempre quella. Ok, hai capito cos'è il Q? Dicevi, ma ce ne sono tanti di Q? Sì, volendo, se tu guardi qui, aumenterà il livello dei Q? Non lo so se riesco a fartelo vedere così. Andiamo in Sense, vedi che qua ci sono dei numeri. 1, 2, AUX, AUX. Sono la stessa cosa che ci sono qua. 1, 2, AUX e AUX, solo che qui sono in forma di potenziometro, mentre qui sono in forma di mixer, sovrapposto direttamente all'altro mixer. Se volessi vederle tutte dovresti avere un mixer lunghissimo perché devi metterle tutte uno sopra l'altro, ok? Invece qui sono uno sopra l'altro, ma non ci sono al posto dei cursori ci sono i pirolini, i piroletti, ok? Chiaro? Allora, se io adesso aumento i Q, vedrai che qui compare un Q aggiuntivo. Vediamo. Q boost count. Aumenta il Q, portalo a 3. Ed ecco che mi compare un altro Q qui. E se io vado nell'overview, lo vedrò qui così. Eccolo qui. Guarda quanto Q che c'è qui, guarda, c'è anche il 3 che io posso naturalmente aprire perché a questo punto io posso mandare il segnale anche al Q3, ma non solo, avrò un Q in più dentro Q outputs che è la parte che si occupa di gestire. Questa qui si occupa di gestire l'uscita Q. Siccome posso usarne un altro di Q, a questo punto posso dirgli dove mandare questo Q o quale mandare su questo Q3. Posso mandargli i segnali che arrivano dal Q3. Oppure dire, vabbè, su questa linea però adesso ascolta il mix, così mandiamo una linea mix da qualche parte, che ne so, per una live. E poi a questo punto devi decidere linea 3 e 4 che cosa fai uscire. Linea 3 e 4 di questo canale in modo particolare posso fargli uscire il mix che tu mi stai sentendo perché il mix è aperto. Se io che tu mi stavi sentendo perché io facevo uscire il mix. Però in realtà io posso decidere di ascoltare il mix, per esempio, su una delle cuffie. Adesso ho detto alla cuffia numero 2 di questa scheda audio di ascoltare l'uscita QE3. Quindi questa qui in questo momento ha un'uscita separata, un'altra uscita. Che sta ascoltando il mix, quindi mentre che sto facendo una live, una musica, ho fatto un mix sul mio mixer console, posso mandarlo separatamente il mix, tutto il mix completo, proprio l'uscita completa. Non so, capito? Funziona in questo modo. Ora io lo tolgo perché non mi interessa adesso avere due cose. Dunque, non ti ho spiegato questi due, mix e mirror to output. Queste due funzioni sono molto utili perché ti consentono di mandarti in cuffia, per esempio, un suono monofonico. Ok? Quindi io, se in questo momento ti sto mandando il QE1 in stereo, per esempio, lo metto in mono e tu senti in mono. Stessa cosa per il Q2. Non vuoi la stereofonia? Lo vuoi in mono? Ce l'avrai in mono e funziona in mono. E la parte di fianco, nient'altro, non serve nient'altro. La parte di fianco invece è un mirror, cioè crea una uscita specchio, manda lo stesso suono che arriva su questo Q, quindi definito da source, ascolto il Q1, il Q1 o il mix. Quello che ascolterai su questa linea, che sia mix o Q1, lo manderò allo, per esempio, SPDIF.
A seconda delle uscite che hai nella tua scheda, puoi non mandare niente, allora va direttamente qua, solo qua. Io in questo caso ho scelto SPDIF, ma potevo scegliere per esempio una delle uscite ADAT, poi mettevo un cavo ADAT che andava per esempio nell'altra saletta, di là ci mettevo una ricevente ADAT che potrebbe essere un affare tipo, fammelo vedere, questo qui sotto, il VC8, questo qua è un Fostex, poi ce n'è un altro là che è della Behringer, ADAT 3000 credo si chiami. In pratica gli mandi un cavo ottico, resta sincronizzato con la scheda audio, sono dei canali aggiuntivi che la tua scheda può utilizzare, in questo caso, e riceve il suono che tu metti su questo Q. Ok? Se metti un altro Q puoi decidere che, ma non so, mando tutto ai canali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della mia scheda ADAT. E la tua scheda ADAT riceverà un altro mix successivo. Cioè, è talmente intenso il lavoro del Q che ci vuole Q. In questo momento io per esempio lo sto facendo uscire da SPDIF della mia scheda. Te l'ho fatto vedere questo movimento qua? Aspetta, ora te lo faccio vedere. Ok, quindi in sostanza tu puoi fare uscire il segnale a questo punto su qualunque uscita. Ad esempio, in questo caso io potrei scegliere le uscite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che sono le uscite delle casse. In questo momento sono attaccate a 8 casse, quindi se lo faccio uscire da lì sentirò quel suono che va anche su quella cassa lì. Ma se ce le ho libere le posso usare come segnale di uscita per fare arrivare un altro suono da un'altra parte. Per esempio, metti che sia una stanza di musicisti, e a una stanza faccio arrivare i canali 1 e 2, a un altro musicista il 3 e il 4, a un altro il 5 e il 6, capito? Puoi fare tutto questo tipo di operazione, oppure darli all'ADAT e quindi hai altri 8 canali aggiuntivi, sempre in stereo. E poi dici perché tu ci hai messo lo SPDIF? Ci ho messo lo SPDIF nel mio canale Q2 perché io prendo un cavo digitale e lo faccio andare nella saletta di là dove ci sono i microfoni. Perché gli faccio arrivare uno SPDIF? Perché così ho un segnale pulito che mi arriva in cuffia e non ci sono i ronzii dati da bzzz, e ogni tanto i cavi fanno questa cosa qui, e siccome avevo un po' di ronzii che mi rompevano le scatole dall'altra parte, ho usato lo SPDIF, ho interrotto un loop di massa che probabilmente c'era tra la scheda audio e l'impianto che sta di là dove registriamo, e quindi ho interrotto questa cosa e gli arriva lo SPDIF. Quindi un cavetto SPDIF normale va di là c'è un altro apparecchietto che riceve il segnale SPDIF, lo commuta in segnale analogico, io ho la cuffia di là che posso gestire esattamente da questo punto. Capito cosa ti consente di fare il mirror? Quindi io sto usando anche un mirror e poi dopo chiaramente posso decidere di ascoltare da questa postazione, grazie al Q, tutto grazie al Q, il famoso Q, ogni cosa che esce dai Q1 e 2 e decidere di ascoltare il Q1, il Q2, mandare il segnale della linea 3 e 4, che è quello che mi interessa qui, alla mia scheda audio esterna, eccetera. Perché poi dici usi una scheda audio esterna? Ti devo spiegare anche questo. Perché devo usare una scheda audio esterna perché nella maggior parte dei casi, quando ti connetti con software come Chrome, per esempio fai una connessione con Session Link Pro o con altri software di questa categoria, se si connettono alla tua Apollo vedranno solo i canali 1 e 2. Ora, sì, è comodo collegarsi ai canali 1 e 2, però molte volte potresti avere il progetto, l'abbiamo visto in altre occasioni, a 96 kHz, perché magari stai lavorando a una frequenza molto più alta e quei sistemi lavorano a 48 kHz. Ora, se io collego quei sistemi alla mia scheda audio normale con i soliti 2 canali interni, nient'altro, e faccio una connessione, e quello vede anche solo il primo canale perché gli arriva un segnale mono, oppure faccio una connessione stereo e mi vede i canali 1 e 2, nei canali 1 e 2 della mia Apollo ci saranno i microfoni. Qui invece c'è tutto il mix che io ho deciso, compreso quello dei Q. E non solo, se io lavoro a 48 kHz con questa scheda audio, posso lavorare a 96 kHz tranquillamente con tutto il mio sistema che nessuno se ne accorge, perché il suono che esce dalla mia scheda audio che uso come uscita per il Q 3 e 4, quei 2 cavi dietro, li faccio arrivare lì in analogico e non ronza, non c'è niente, arriva tutto dove sei tu e ti arriva così. Quindi se io
lì sono 48 kHz e nel mio sistema sono 96 kHz, non se ne accorge praticamente nessuno. Te lo posso anche fare vedere che non cambia assolutamente nulla. Vediamo le ultime parole famose. Bene, anziché 48 vado a 96. Bibidi bobidi boom. Sono andato a 96 kHz e tu mi stai sentendo esattamente come prima. Non è cambiato nulla per te, per me invece sì, perché ha usato dei DSP aggiuntivi e mi ha tolto un effetto perché questo canale c'è troppa roba dentro e allora ha detto no, non ce ne ho tutti quei DSP, togli qualcosa. Voi e i vostri cazzo, i DSP del cacchio. Porca miseria, potevate metterci dei DSP un po'. Capito? Io in questo momento sono a 96 kHz, come puoi vedere qui, ma tu con la Volt 276 sei sempre a 48 kHz, quindi se io fossi collegato con Zoom, con qualsiasi altra cosa, in questo momento non avrei alcun problema e glielo metterei nel Q, il suono, quindi non passerei dal digitale e hai capito? Lo rimetto a 48 così mi ridà l'effetto. O te è tornato, ci ho messo un po', ci ha pensato, eccetera. Ad esempio, potrei voler lavorare a 4400, mentre il sistema lavora a 48, perché c'è un sacco di persone, musicisti, artisti, che lavorano con il settaggio a 4400. Non gli frega niente di stare a 48, troppa roba a 48. Il file lo vuoi a 4400 e facciamo una connessione online. E devo lavorare a 48, dopo si sente male. Non chi sta lavorando, si sente male il suono perché da 44 a 148 c'è una leggera differenza che potrebbe farti o la voce di Paperino o la voce del mostro, oppure una voce pulita, normale, però uno strano fruscio nel suono dato dalla conversione in tempo reale di Chrome, per esempio, tanto per dire. Ok, spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto che tu abbia nel corso della tua vita un sacco di Q.